Hai mai avuto bisogno di trasmettere lo schermo del tuo telefono sulla TV? Che sia per condividere foto, per guardare un video o magari anche per provare a giocare sul grande schermo a quel giochino che vi sta scimmiando tantissimo sul cellulare, penso che prima o poi sia capitato a tutti di avere questa esigenza. E allora andiamo a vedere quanto è semplice in realtà, senza bisogno di ricorrere ad app di terze parti, senza installare nulla, trasmettere lo schermo di Android e di iPhone su una moderna TV e anche su qualcosa di un po' meno moderno. Allora, qui con me ho un Pixel, un iPhone e un Samsung Galaxy. Sembra l'inizio di una barzelletta. Raccontami una barzelletta che abbia per protagonisti un Google Pixel, un Apple iPhone e un Samsung Galaxy. Un Google Pixel, un iPhone e un Samsung Galaxy sono seduti al bar e stanno discutendo su quale sia il telefono migliore. Mentre i tre telefoni continuano a litigare, entra nel bar un vecchio Nokia 3310. E sapete qual è la cosa più importante? Google Pixel, iPhone e Samsung Galaxy. Cosa? Nokia 3310, che posso ancora cadere dal terzo piano e funzionare perfettamente. Dicevo Pixel, iPhone e Samsung Galaxy perché così copriamo una casistica abbastanza ampia. I menu poi potrebbero differire se avete un altro marchio di telefono Android, ma più o meno sono quelli. Una cosa importante prima di iniziare: la Smart TV e lo smartphone devono essere connessi alla stessa Wi-Fi. Sembra banale, ma mi raccomando, se il telefono per esempio è collegato alla rete mobile e la TV alla Wi-Fi di casa, non funziona. Devono essere sulla stessa rete. Ora, qui noi abbiamo una TV di LG, ma vale anche per le TV di Samsung, vale per le TV di Hisense. Bene o male, tutte le smart TV degli ultimi anni hanno AirPlay, che poi è quello che ci servirà per trasmettere iPhone, e Chromecast integrato, o comunque un supporto per lo screen mirroring compatibile con la maggior parte degli smartphone Android. Se non aveste una Smart TV, ci sono altre soluzioni che poi vediamo rapidamente. Partiamo con il nostro Pixel, tiriamo giù la tendina delle notifiche, scorriamo finché non troviamo un tastino chiamato Trasmetti. Ci dovrebbe già essere il nostro televisore. Se non fosse in elenco, aspettate un secondo, premete, scegliete se trasmettere un'app o l'intero schermo e poi premete su Trasmetti schermo. Ed eccoci collegati con il nostro Pixel. Attenzione, l'immagine che state vedendo qua è sgranatina perché è in atto una discreta compressione. Le scritte, se qua non le riuscite a leggere bene, non è colpa della vostra videocamera, sono proprio tutte le scritte che sono in qualità abbastanza scarsa, perché per far sì che la trasmissione sia fluida, il Pixel sta attuando una discreta compressione del segnale video che invia alla televisione. Non c'è controllo su questa cosa, che può essere quindi un po' fastidiosa nel caso in cui voleste vedere dei contenuti multimediali, per esempio. Se andiamo a riprodurre un nostro video, chiaramente questo video sarà con una forte compressione indipendentemente dalla qualità che poi andiamo a selezionare. Io in questo momento lo sto vedendo molto meglio sullo schermo del telefono di quanto non lo veda sulla televisione, però a livello di fluidità ci siamo. Può essere una bella recensione senza un bel unboxing, e lo vedete, la confezione è troppo sottile per essere un unboxing ricco. Insomma, se volete vedere la recensione ve la vedete con calma sul canale. Il punto è che avete visto, e lo sottolineo perché poi dopo probabilmente vedremo degli esempi peggiori, che la qualità video non è buona, è senz'altro inferiore a quella che ho in questo momento sul telefono, ma lo scorrimento, la fluidità e tutto sono invece su un buon livello. Se torniamo qua nella home è chiaro come ci sia ancora in atto appunto quella forte compressione che vi dicevo prima. Per andare a misurare un po' le performance può essere utile fare questo trucchetto, cioè avviare il cronometro. Voi potete magari mettere un attimo in pausa il video per vedere la differenza tra i due timer. Io mi avvalgo semplicemente di un telefono e gli faccio una foto. Allora, secondo la foto che ho fatto era a 33,34 la TV, mentre a 33,67 il telefono. Una differenza quindi di 0,33 secondi è in fondo accettabile per una connessione completamente wireless e, come abbiamo visto, vi permette di godere anche di un'esperienza fluida durante la riproduzione dei video. Per interrompere la condivisione dello schermo basta cliccare sul timer in alto e premere poi su interrompi trasmissione per ritornare all'interfaccia della TV. Facciamo adesso la stessa cosa con il nostro Samsung Galaxy. In questo caso l'opzione si chiama Smart View e nella configurazione che ho io si trova qui.
magari sul vostro telefono potrebbe trovarsi in un'altra posizione a seconda della versione del software. Comunque il nome è quello. Smart View, trasmetti, insomma vedete non sono tutti uguali, ma comunque è abbastanza intuitivo andare a ritrovarli. Tra l'altro simpaticissimo il fatto che lui dica iPhone di Nicola su un Galaxy, è veramente bella questa cosa. Allora guardate, qui c'è già una differenza rispetto a quello che abbiamo visto prima. Intanto la risoluzione qua è buona. Le scritte riuscite a leggere senz'altro meglio rispetto a prima. Non è, direi, la massima risoluzione possibile, c'è ancora una certa compressione, ma soprattutto quello che si nota fin dall'inizio è proprio il ritardo che c'è, decisamente maggiore di quello che avevamo sul Pixel. Se torniamo infatti sul nostro video YouTube, della famiglia stanno di Oppo Reno 13, ne parleremo a fine video. Uno smartphone che non fatevi ingannare, così a primo acchito anche a... avete visto c'era stato qualche scattino prima, poi è aumentata la compressione del video decisamente di più rispetto a come era iniziale e adesso il video è nuovamente fluido, quindi diciamo che anche il Galaxy ha sacrificato la qualità sull'altare della fluidità, che poi in fondo è quello che vorremmo nel momento in cui dobbiamo riprodurre un contenuto video. Peccato che su nessuno dei due smartphone, e comunque non in generale, e su Android, che non ci sia un modo di controllare appunto questo livello qualità prestazioni. Eccola qua, questa è la foto che abbiamo fatto in precedenza per misurare la latenza. Facciamo la stessa prova anche con questo Galaxy. Allora, qui ho registrato 9,79 sul telefono, 9,46 sulla TV, per una differenza esattamente di 33. Proprio 0,33, proprio come in precedenza. Questo, se ci pensate bene, è un buon dato, vuol dire che bene o male entrambi gli Android riescono in buone condizioni a riprodurre con un ritardo di soltanto 0,33 secondi rispetto a quello che visualizziamo sul telefono, che in fondo è buono anche nel caso in cui volessimo utilizzare la trasmissione schermo, per esempio per giocare. Ovviamente nulla ci garantisce che se nel momento in cui abbiamo fatto la foto il ritardo era di soli 0,33, questo ritardo rimanga sempre costante nel tempo, dipenderà dalla rete, dipenderà dalla capacità di calcolo del telefono che comunque sta effettuando uno streaming in diretta, insomma l'esperienza potrebbe non essere esattamente costante, lo abbiamo visto anche all'inizio nella riproduzione del video su YouTube, possono esserci dei problemi, l'esperienza che potete avere può facilmente differire, anche sulla stessa TV, con gli stessi telefoni, magari semplicemente in momenti diversi o in condizioni diverse, utilizzando applicazioni diverse. Per interrompere Smart View basta al solito tirare giù la notifica, ripremere sullo stesso tasto che abbiamo premuto all'inizio e si interrompe la trasmissione dello schermo. Vediamo ora come fare da iPhone. Andiamo qua nel nostro centro di controllo, premiamo qui su duplica schermo, premiamo sulla TV di LG, compare un codice che dobbiamo andare a inserire sull'iPhone e dopo poco eccolo qua. Allora, la prima cosa che si nota è assolutamente che c'è la maggiore qualità nei font, nella qualità proprio insomma video di quello che state trasmettendo in quel momento a schermo. Si leggono abbastanza bene le scritte, non è allo stesso livello diciamo qualitativo del telefono, nonostante questo comunque sia un televisore 4K, quindi c'è comunque anche qui una certa compressione, però l'aspetto iniziale è probabilmente il migliore di tre. Torniamo al nostro filmato su YouTube. Ancora l'asticella della sua famiglia. E anche qui compressione evidente, ma buona fluidità. E anche nel caso di iPhone rifacciamo la stessa prova del cronometro. Allora, non c'è trucco, non c'è inganno, 59 secondi e 01 sull'iPhone, 58 e 93 sulla TV. Solo 0,08 secondi di differenza, decisamente meno rispetto agli 0,33 che avevamo sia su Pixel che sul Samsung Galaxy. Questo è dovuto al fatto che bene o male sia Pixel che Galaxy sfruttavano lo stesso protocollo, mentre qui siamo su AirPlay. AirPlay che è una cosa diciamo dedicata di Apple e che evidentemente dimostra, quantomeno in questa prova, poi ribadisco che l'esperienza può sempre differire, dimostra comunque di avere una buona qualità e soprattutto una bassissima latenza. Ora, la buona notizia è che se anche non aveste una moderna Smart TV compatibile con Googlecast o con AirPlay, potete rimediare facilmente con un TV Box esterno. Qua sotto in descrizione vi lascio una bella pagina con i migliori TV Box che potete trovare in commercio, ci sono modelli che partono da appena poco più di 30 euro, quindi assolutamente accessibili.
e con quelli potete appunto, che siano Fire TV Stick, che siano Chromecast vari, che sia una Apple TV, che è decisamente però più cara, potete abilitare tranquillamente gli stessi protocolli che abbiamo visto sono adesso integrati su questa Smart TV e quindi utilizzare esattamente le stesse modalità di trasmissione che vi ho detto, collegandovi non direttamente alla televisione ma al TV Box che avete installato, che sarà collegato a sua volta alla televisione via HDMI e quindi bene o male con latenze e con performance che saranno paragonabili a quelle che abbiamo visto. Fermo restando, ribadisco che poi tutto dipende dalla rete, dal telefono che state utilizzando, non c'è proprio uno schema assoluto valido per tutti sempre e comunque, l'esperienza rimane soggettiva. C'è poi in realtà un altro sistema ancora valido sia per iPhone che per Android, che è il cavo. Il cavo ha ovviamente dalla sua la scomodità che dovete avere dietro il cavo. I sistemi che vi ho fatto vedere funzionano per esempio anche se siete a casa di amici con una Smart TV o in albergo o da qualunque altra parte, se appunto la Smart TV integra questi sistemi o se c'è un box collegato. Il cavo, bene o male, dovete sempre avercelo dietro. E che cavo ci vuole? Beh, bene o male un cavo da USB-C ad HDMI o dal Lightning ad HDMI se esiste, magari con un qualche adattatore, insomma un cavo che si colleghi al vostro telefono e poi alla porta HDMI del televisore. Attenzione però perché non tutti gli smartphone supportano l'uscita video in questo modo, dovete verificarlo in base al vostro modello. È vero che via cavo le prestazioni sono assolutamente le migliori, perché lì si tratta di un'esperienza proprio consistente, non come invece quella via wireless che può variare, ma al contempo è comunque una cosa più scomoda che mi verrebbe da dire potrebbe fare solo qualcuno che pianifichi di usare spesso il telefono collegato magari alla sua TV di casa. Allora a quel punto vi tenete sempre un cavetto libero, magari anche uno stand dove posizionare il telefono, lo attaccate, collegate il controller e usate il telefono per esempio come una piccola console. Però appunto è probabilmente un caso un po' più limitato. Se si tratta insomma di condividere qualche foto al volo, di far vedere un TikTok divertente, di godersi il filmino delle vacanze insieme agli amici, i metodi wireless che vi ho fatto vedere sono integrati nella maggior parte dei telefoni, funzionano abbastanza bene per questo tipo di cose e non c'è granché da sapere se non quello che abbiamo visto fino ad ora. Per approfondire vi rimando all'articolo pubblicato su smartwatch.it con ulteriori dettagli e magari la procedura passo passo, qualche screenshot, se vi foste insomma persi qualcosa durante questo video. Mi raccomando, come sempre, se il video vi fosse risultato utile, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E magari diteci anche voi nei commenti che cos'è che vi potrebbe tornare utile sapere, quel tutorial su qualcosa che avreste sempre voluto fare con il vostro smartphone, ma che non avete mai fatto. Noi siamo qui apposta per realizzarlo. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima!